everybody, welcome to this new video. If you can't speak Italian but you still want to look young forever without having to sell your soul to Mr. Satan, then click on the CC button and keep watching. This is my long-awaited Korean skincare routine. Allora ragazzi, prima di tutto annuncione che veramente dopo questa voglio una statua fatta di cetriole, tipo, per favore. Prima di tutto è ufficiale che torno in Italia il 5 luglio, sì, finalmente! Allora, per quanto ami la Corea, ogni tanto devo staccare e tornare nel mio paese fatto di mozzarelle, pitoni, arancini e focaccia genovese. Ma non solo! Ho scoperto che sono un membro Gold Super FICO, non lo so, della mia compagnia aerea e quindi posso portare 3 valigie con me. Visto che in 350.000 mi avete chiesto di fare il video della mia skincare routine e dove comprare le robe, ho pensato di usarle queste 2 valigie extra e quindi qualsiasi prodotto che voi vedete in questo video, quasi qualsiasi prodotto, perché alcuni non so più dove reperirli, scrivetemi su Facebook quale volete e quando torno in Italia ve lo porto, così dovete pagare solo le spese di spedizione italiane, che sarà boh 2 euro, 3 euro, non lo so, ma immagino una roba così. Ovviamente ve le vendo al prezzo di negozio, non è che vado a rialzare i prezzi, non è che siamo qui a fare il mercatino delle castagne che devo farci soldi sopra. Ragazzi, il mercatino delle castagne, solo io avevo il mercatino delle castagne alle elementari, cioè praticamente quando tu c'era tipo l'autunno, penso, non lo so, quando sbocciano le castagne, non lo so, comunque c'erano le castagne negli alberi e tu praticamente vendevi le tue cose in cambio di castagne. Cioè era una cosa che facevo solo io alle elementari, non lo so, vabbè, comunque dopo sta cosa osate dirmi che non vi voglio bene, vi arriva una sleppa destra e sinistra. Metterò la lista dei prezzi sotto, insomma, se non vi fidate guardate sul sito ufficiale e vedrete che sarà lo stesso prezzo. E niente, incominciamo la mia skincare routine. Allora, devo dire che come sapete la mia pelle è migliorata un casino da quando sono in Corea. Mi prendo un sacco di cura e a parte insomma sto brufolo che ho qua, non so se lo vedete, l'ultima volta che sono andata a fare la spesa c'era il 1+1 sulla Nutella. La Nutella costa l'ira di Dio in Corea, che fai, non la prendi? No, quindi mi sono preso 2 barattoli e questo è il risultato. A parte questo brufolo, sono molto contento in realtà della mia pelle, di come è la mia pelle ora. È anche migliorata molto rispetto a quando ho incominciato YouTube. Se vedete i video in cui sono struccato all'inizio, era molto più rossa, piena di rossori, di cose. Una delle grandissime differenze che c'è in Corea e in Italia sono le maschere per il viso, quelle fatte sheet mask, no? Quelle che metti sulla faccia, te le tieni 20 minuti, mezz'ora. In Corea costano un cacchio, ok? Costano uno sputo e quindi te le puoi fare tipo 2-3 a settimana e quelle fanno veramente tantissimo perché sono un concentrato di idratazione che proprio ti fa la pelle bella, te sembra proprio il culetto di un bambino, bello pulito e brillante, te ci puoi specchiare. In Italia ho visto, sono andato da Sephora, ho visto che tipo una, non so quanto costa, 3 euro, 4 euro, una roba così, ho detto tipo, cosa? No, cioè proprio no, illegale dovrebbe essere. Approfittate del fatto che ho queste 2 valigie vuote per prendervi un po' di maschere, direi, visto che qua costano un cacchio. Io uso queste, sono della Mediheal e queste le vendono anche dal dermatologo in Corea. Sono quelle nere, a volte io metto le foto tipo su Instagram o su Instagram Story e tutti pensano che sono le maschere nere, sapete, quelle che vanno ora di moda, le black mask, quelle là che sono in crema e poi si induriscono e ti strappano la pelle via. Non sono quelle, sono nere, ma sono quelle che appoggi semplicemente. E veramente ste cose, se fatte una, ma meglio 2 volte alla settimana, prima di andare a letto, e te le lasci asciugare, la mattina dopo la pelle proprio rinata, soprattutto d'inverno che la pelle è più secca, ma anche, cioè nel senso, ora è primavera così le faccio e mi fanno benissimo. Queste qua valgono 10 volte quelle della Tony Moll che vendono da Sephora e costano, boh, penso un terzo. Finita parentesi sulle maschere che appunto non fanno parte della skincare routine giornaliera, ma solamente una volta o 2 alla settimana, e incominciamo con la skincare proprio effettiva. Allora, la prima cosa da fare ovviamente è struccarsi, e io per struccarmi uso l'acqua micellare della Bioderma, questa qua che vendono tranquillamente in Italia e che quindi
Sembro una beauty guru che faccio sta cosa con la mano, adoro! Mi piace tanto perché purifica bene la pelle, leva tutti i rimasugli. Sapete che io per il lavoro che faccio mi devo truccare spessissimo, questa roba qui mi aiuta tantissimo a pulire tutte le imperfezioni e non costa tantissimo, quindi levo il trucco con dei dischetti struccanti. Dopo dici basta così? No! No! Ta-dan! Allora dovete usare la cleansing foam. La cleansing foam è fondamentale, è da usare la mattina e la sera, ok? È un sapone semplicemente, basta che ne prendiate ragazzi veramente un pirulino così, proprio così. Cos'è questa roba? Uno sputino, una nocciolina? No, non è una nocciolina, una arachidina. Gli mettete un po' di acqua, fate così, fa tutta la schiuma. Io uso ora quella della Innisfree che è economica ma funziona un sacco. È fatta con le cose vulcaniche, come si chiamano? La pietra lavica, ok? La pietra lavica di Jeju, quindi una cosa molto coreana. Ho visto che in Italia la cleansing foam costa un sacco, quindi secondo me anche questa se la prendete risparmiate tanto, perché costa 8000 won, che sono 5 euro tipo. Cleansing foam fondamentale dopo che vi struccate o la mattina appena vi svegliate, per lavarsi il viso al posto del sapone che voi usate per le mani, che fa malissimo! Non si usa quello per le mani! Anch'io facevo così comunque. Prossimo step effettivo della skincare coreana è il toner. Si devono usare i prodotti dal più liquido al più denso, quindi il toner, che è la prima cosa che si usa, è tipo acqua e serve tantissimo a comunque dare una botta di vita alla pelle, a togliere gli ultimi rimasugli di trucco nel caso appunto con l'acqua micellare e il sapone, la cleansing foam fosse rimasto qualcosa. Usate il toner con un dischetto, ok? In questo caso io non sono truccato, quindi lo posso usare con le mani pulite. Mi sono messo un po' di toner sulle mani e lo faccio assorbire bene, ok? Gravissimo errore che fanno tantissime persone è sfregarsi il viso. No, per far assorbire il prodotto si deve passare sulle mani e far assorbire così. Proprio dovete anche dire se no non funziona. Faccio anche così io perché fa figo. Prossimo step, dopo il toner, la cosa un pochino più densa, il siero. Allora, siero, se devo essere sincerissimo, il siero che io uso ora è questo di Dior, ok? Che è buono, grazie al cazzus è Dior, però costa un rene e mezzo. Io ce l'ho perché l'ho rubato a mia mamma, semplicemente. Prima di usare questo, usavo questo della Innisfree e tuttora uso perché possibilmente la skincare va un po' variata. Quello di Dior potete tranquillamente prenderlo in Italia se avete i soldi. Potete usare tranquillamente questo, ha un effetto molto simile, funziona da Dio e costa 1/10 di questo di Dior. La skincare proprio coreana per eccellenza prevede la lozione. La lozione è un altro passaggio secondo me un po' inutile. Io uso direttamente il siero, anche perché la mia pelle, se metto troppissimi prodotti poi in realtà non assorbe tutto bene. Questo siero è della Innisfree, contiene il tè verde che in realtà è molto utile per disinfiammare. Io ho una pelle che diventa rossissima subito, quindi se voi avete una pelle che diventa rossa in fretta, questo qua che ha il tè verde proprio aiuta a calmare la pelle tantissimo. Non ha siliconi, non ha parabeni ed è quello che io cerco. Io guardo sempre tutta la lista degli ingredienti e controllo se ci sono quegli stronzi di siliconi o parabeni. Una pompa basta, una pompa basta, oddio suona malissimo. Sulle mani e poi premo, ok ragazzi? Vi ho insegnato che si deve premere nella vita. Prossimo step, crema per gli occhi. Ragazzi, la crema per gli occhi è fondamentale. Anche se non serve, come tanti di voi pensano, a togliere le occhiaie così. No, serve semplicemente ad idratare la zona sotto gli occhi e questo previene rughe, tutte quelle, sapete, tutte quelle linette che ci sono. Io uso questa della Fresh. Se devo essere sincero, questa crema per gli occhi vi costa quanto un occhio se lo comprate proprio al mercato nero cinese. Quindi non vi consiglio esattamente questo brand. È importante che la crema per gli occhi sia delicata. Quindi se non avete soldi per prendervi questa della Fresh, controllate bene gli ingredienti e soprattutto controllate che non ci sia alcol, perché a volte non so perché, non chiedetemi perché, ma ci mettono l'alcol nelle cose per gli occhi, che in realtà irrita tantissimo. Mettete 3 puntini da una parte
e dall'altra, poi mi metto anche sulle palpebre e semplicemente andate a picchiettare con questo dito. Si usa questo dito per gli occhi perché è il dito più delicato e che fa meno pressione. Ma quante ne so, ragazzi? Voi credete che sono pirla, e invece ne so tantissime. Ok, dopo che l'avete messo un po', picchiettate come se stesse suonando il pianoforte. Posso usare solo una mano, ma va tutto bene. Voi usatene due. Io ho queste in mano adesso, ma voi usatene due. Tanti, no, non tanti di voi, alcuni hanno scritto che il segreto del mio stare giovane così è il Botox. Allora ragazzi, chiaramente non sapete di cosa state parlando, perché se uno si fa il Botox, come fa a fare tutte queste espressioni che si corruga tutto? Niente contro chi fa il Botox, però ultimo step, quindi dopo che vi siete struccati, che vi siete fatti con il sapone, con la cleansing foam, vi siete passati il toner, vi siete passati il siero, vi siete messi la crema per gli occhi, è il momento finalmente della cosa che praticamente tutti facciamo, che è la crema idratante. Io prendo quella della Fresh, uso quella della Fresh semplicemente perché è una buonissima marca e era in offerta, quindi l'ho presa. Paradossalmente nella mia routine è una delle cose meno importanti. Una crema idratante basta che idrati, per quanto mi riguarda. Controllate gli ingredienti, che non ci siano siliconi, parabeni, bla 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 bla. Vi lascerò una lista di siliconi, parabeni, tutte le cose che fanno male alla pelle qui sotto, così se le leggete evitate. La crema idratante va messa con movimenti circolari, ok? E poi molto delicati, ragazzi. Di faccine ne avete una, ok? Quindi siate delicati. E per finire, sempre assorbiamo, facciamo assorbire alla pelle. Dopo la crema idratante ci sono due fasi extra abbastanza... Mia mamma mi sta chiamando. Mamma, ciao! Oh, scusa, sei gridista a casa allora? Sono a casa, non so, sto girando un video per YouTube. Saluta tutti! Ciao, chi è che c'è lì? Non c'è nessuno, però quando metto il video ti sentiranno. Ah no, pensavo stessi girando con qualcuno, allora No. salutavo le persone che erano lì con te. No, saluta le... Ciao a tutti. Ok, brava! Sai che loro ti amano, mamma. Mamma, se vuoi qualcosa, guarda questo video e se vuoi delle cose che uso te le porto, va bene? A me basti tu. Va bene. Quello è ancora più gratis. Quello è ancora più gratis, madre. Va bene, ti richiamo quando finisco, tanto ho quasi finito, solo all'ultima fase. Ok, un bacione. Ciao amore. Un abbraccio. Ciao. Ci sono queste due fasi che sono in più e che non vanno fatte tutti i giorni, un po' come la maschera. Ed è il peeling chimico. Il peeling chimico suona davvero brutto, lo so, però è una cosa che non fa così male, soprattutto se non la fate super power e super tutti i giorni. Io uso questo qui di Paula's Choice, la Haha. Ci sono due tipi di peeling chimici, Haha e Baha, che so che suonano non molto affidabili detti così, però esistono. Vi lascio il link sotto per capire cosa sono, come funzionano e se dovete usare Haha o Baha a seconda della vostra pelle. So come funziona, ma prima di dire cagate io preferisco lasciarvi i link. Dico le parolacce così non mi monetizzano neanche questo video, va bene così. Appunto uso Haha 10% weekly treatment, quindi capite che si usa una volta alla settimana, e il Baha di Paula's Choice, che è uno dei miei brand preferiti per il peeling chimico. Non lo vendono più in Corea, quindi sto usando questo qui della Pot Cell Soul, che però non ho ancora usato benissimo, quindi non posso consigliarvelo. Io per ora aspetterei, anche perché Paula's Choice è così buono e lo vendono, non so se lo vendono in Italia, ma si può ordinare facilmente sul sito, che vi lascio sotto, anche perché tanto ve lo devo lasciare per le informazioni sul peeling chimico. E niente, questo è tutto per questo video, vi ho detto praticamente tutto quello che uso. Ricordatevi appunto che se volete qualcosa c'è la lista dei prezzi sotto e ve la porto. Ovviamente ho solo 2 valigie, quindi se me lo chiedete in 500 purtroppo devo darlo ai primi che me lo chiedono, perché poi se non ci sta la roba E spero che questo video vi sia piaciuto. Io non vedo l'ora di tornare in Italia e abbracciarvi il più possibile. Ditemi se può interessarvi qualche workshop, magari di danza, visto che sono un ballerino e ho imparato un sacco di cose in Corea. Non lo so, almeno in un workshop vi insegno qualcosa, no? Non è un tempo meglio speso, non lo so. Ditemi voi quello che preferite e noi ci vediamo nel prossimo video. Potete seguirmi su Instagram e Facebook e... pizza carbonara, ciao!
love.